Pace e bene, sono padre Danilo, rettore del santuario della Beata Vergine Norimè Tollere qui in Sorso. Siamo custodi qui dal 1607. La nostra presenza qui è giustificata dal fatto che nel 1208 Maria apparve ad un muto nella località Renabianca, sulla spiaggia di prospiciente l'Asinara. Maria diede un comando a questo muto, il quale doveva annunziare la presenza di questa bella signora alle autorità e al parroco. Chiese a questo muto di andarla a prendere in processione perché aveva intenzione di stabilire qui la sua dimora. Ecco, il parroco, sentendo parlare questo muto, capì che, perché era conosciuto come tale, come muto, capì che della veridicità di quello che gli era stato annunciato. Il prodigio appunto della favella che ritorna e che annunzia appunto il miracolo. Andarono con festosa esultanza a raccogliere questa signora, questa bella signora, e trovarono invece il simulacro della Beata Vergine Norimè Tollere. Portata su in parrocchia, in processione, dopo aver sostato per tutta la notte in chiesa, scoprirono, dopo aver chiuso la chiesa, che la Madonna non c'era più, non era presente. Dopo alcuni giorni di ricerca la ritrovarono in questo luogo che allora era un uliveto. Un contadino la intravide su un albero. La presero, la riportarono di nuovo in parrocchia e per la seconda volta scomparì. Questa volta la ricerca fu breve perché fu ritrovata un'altra volta su quell'albero. Ecco, ai piedi della Madonna vi era una pietra con su scritto Nolimè Tollere. È chiara ed evidente l'intenzione della Madonna di rimanere in questo luogo. Decisero allora di costruire qui un santuario, un primitivo santuario, il quale aveva la disposizione completamente diversa. Il santuario guardava il mare. Maria non era contenta di guardare il mare, voleva appunto stare in mezzo al popolo che aveva scelto, che aveva eretto come suo protetto e che voleva rimanere qui. Quindi si rivoltò sull'altare guardando la popolazione e anche lì capirono che la chiesa andava rigirata. Fu ricostruita appunto considerando una nuova disposizione della facciata. Nel 1591 i frati cappuccini arrivarono in Sardegna per la prima volta, stabilendosi a Sassari. Ecco che la Chiesa, che allora non aveva nessuna ufficiatura particolare, non era custodita da nessuno se non dal parroco, aveva bisogno dei custodi. Questa chiesettina aveva una campanile con una campana. Questa campana suonava prodigiosamente seguendo le stesse ore canoniche e liturgiche che erano dell'ufficiatura liturgica dei frati di Sassari. Si comprese esattamente che la Maria voleva come custodi i frati cappuccini. Si poterono stabilire qui soltanto nel 1630, nonostante la prima chiamata risale al 1607. Oggi è l'Annunziazione. Vedete, in ogni miracolo evangelico vi è sempre una doppia cura. Il Signore Gesù che si china sui mali dell'umanità non ha soltanto la preoccupazione di aiutare, guarire i bisogni materiali, ma ha più interesse di quelli spirituali. Va, la tua fede ti ha salvato, va e non peccare più. E unitamente a questi moniti di fede sono sempre date delle guarigioni fisiche. Lo zoppo cammina, il braccio si muove, il cieco vede. Ecco, Maria Santissima è tesoriera di tutte le grazie. Anche lei, volendo dare la favella a quel muto che la vide per la prima volta, portò in questo luogo gioia, speranza, fiducia nel Signore. Volle stabilire quella
fede che ognuno di noi dovrebbe rinsaldare guardando una madre così tenera e così buona. Non li tollere ha un monito, è un monito per la gente, non toglietemi dal vostro cuore, e Maria, anche lei, ci assicura che non ci toglie dal suo cuore. Anche noi portiamo sempre in cuore, nel cuore, la Madre di Dio, la Madre del Verbo incarnata. Oggi è l'Annunciazione, ecco, quella festa che ci mette davanti l'incarnazione di Cristo. Gesù, venendo come uomo sulla terra, è colui che arricchisce Maria di quella grande possibilità di essere la prima apostola, la prima discepola, colei che annunzia ancora quella presenza incarnata in lei di Cristo Signore.